Questo progetto parla di una realtà. Abbiamo constatato, nell'evolversi del progetto, quanto difficile se non impossibile sia analizzare ogni aspetto di questa realtà. Vogliamo mostrarvi dunque come noi abbiamo conosciuto queste persone, che vivono questa vita ogni giorno. Ma prima vi facciamo entrare nella loro casa. Io ho sempre vissuto e mi sono confrontato con una realtà molto piccola fino a quando non sono andato a scuola a Milano, e lì sì che ho capito veramente le varie differenze sociali. In particolare appunto mi sono confrontato per le prime volte con il tema delle persone senza fissa dimora. Se un contadino dovesse spararci a sale, tu cerca di mantenere la calma. Niccolò mi ha chiesto di partecipare a questo progetto parecchio tempo fa. Sono stato subito attratto dalla questione perché ho sempre un po' avuto il desiderio di poter avere a che fare con un determinato tipo di persone, quali senza tetto, che vedono la vita da un punto di vista completamente diverso dal nostro. Questo posto è oggettivamente malmesso, cioè nonostante io lo reputo bellissimo e ho sempre visto la bellezza nel brutto, un po', un po' ovunque, e il brutto non è oggettivo, è qualcosa che noi percepiamo e dal quale ci vogliamo rifugiare. Il problema è perché non lo comprendiamo. Il fatto è proprio questo, che molta gente non si confronta nemmeno con questa realtà, e io sono sempre stato curioso di capire che cos'è che c'è dietro la vita delle persone che vivono per strada, e penso che il mezzo cinematografico mi aiuti a rappresentare queste vite e tramite questo anche a raccontare delle storie. Questo sicuramente è una cosa che mi sono sentito di fare non da solo, ma con delle persone che condividono i miei stessi ideali. Ho conosciuto Niccolò
alle medie, in prima media è stato il nostro incontro, un filo conduttore che connette i nostri pensieri, la passione per l'umano, ecco, forse questa è la cosa più importante che mi è venuta in mente adesso, mi verrebbe da dire, la passione per l'umano. Andrea è una persona eccezionale, secondo me, poiché fuori dalla norma è veramente un'eccezione, una persona che sa davvero trovare la maniera per farti sorridere e sa trovare quel filo logico che spesso si lascia in disparte. Quando parli con Paolo una cosa meravigliosa è che lui disegna sempre, lui ha sempre bisogno di un foglio con la matita perché mentre parla, per concentrarsi, ha bisogno di raffigurare qualcosa, quindi è proprio la classica persona che nell'immagine trova la sua essenza. Qual è la prima cosa che chiederesti a un senza tetto? Innanzitutto gli chiederei come sta. Non partirei con la classica domanda chi sei, quanti anni hai, da dove vieni, queste cose qua. Partirei semplicemente con un come stai, che è la cosa più importante secondo me. E anche se ti dice una merda oppure ti manda a quel paese perché dice ma non mi vedi, guarda come sto messo, però senza dubbio qualcosa che può smuovergli qualcosa, ma allo stesso tempo è qualcosa di utile per creare un primo rapporto. Ci sono persone che non hanno davvero magari anche speranza, non lo posso sapere, ed è il motivo per cui andiamo a intervistarle, è il motivo per cui cerchiamo di conoscere degli aspetti di loro che non conosciamo, appunto. Nel loro isolamento rispetto alla società vedo una grandezza sia di sofferenza sia anche di umanità che voglio scoprire e che voglio raccontare perché appunto sarebbe il modo migliore sicuramente per sensibilizzare il tema e per trovare anche per me una risposta. Non c'è nulla di impostato. Io ti dico l'ultimo anno e mezzo che faccio questa vita privata di prima. Non vorrei che. Certo, non c'è problema. Tu vuoi sapere da. Hai già fatto partire? Adesso sta tutto quello che fa. Siamo in preparazione. Allora, noi abbiamo avuto occasione di parlare, però ti chiederei innanzitutto magari di presentarti e di dirci come mai sei qua. Sono qua perché è arrivato a un certo punto che lavoravo e mi sono trovato proprio in difficoltà. E purtroppo uno quando si trova in difficoltà vengono tante cose che non sapevo più cosa fare. Io sono Fabrizio, vengo da Rozzano e mi sono trovato in questa situazione. Da quant'è che... Un anno e mezzo. cosa hai fatto durante quest'anno e mezzo? E niente, il lavoro non si trova, non c'è niente in giro. Aspetto la chiamata del comune di Rozzano, alla reddito di cittadinanza, mano a mano a chiamare, non si sa niente, ogni tanto vado giù, ma non c'è niente. Che lavoro facevi, posso chiederti? Saldatore. L'hai fatto per tanti anni? Ho iniziato a 14 anni in una ditta, ho finito a 50 che è andato in fallimento. Ho mancato l'anno militare che dovevo per forza obbligatorio e basta. Che lavoro facevi? Che Io lavoro hai sono fatto? maestro, conosco i disegni di carpenteria, ferraiolo, faccio il muratore e faccio il piastrellista. Durante la giornata che cosa fai? Niente, veniamo qui all'Opera Casale Ferrari, tutte le mattine ci facciamo una bella doccia calda, una bella colazione calda, una bella doccia calda, tiriamo le 11:30, al primo turno, si mangia e poi si sta a fine le 5. Si entra alle 8:30, si fa la colazione, si mangia a mezzogiorno,
e alle 5 purtroppo. Dopo le 5 bisogna vedere anche come dice il tempo, cosa fa lui. Se fa freddo, se piove, ci sono i mezzi. Quindi magari il 9 va avanti e indietro, quindi il 15 va in Duomo fino a Rozzano, fino all'orario per trovare un posto, cioè un treno, perché io dormo sui treni che arriva alle 11 di sera. Io ho dormito quasi 2 anni con la tenda qui nella banchina, che mi mettevo la bicicletta, poi i cartoni, cielo, e poi mi mettevo dentro. Certo. Poi mi è venuto in mente di comprare la tenda e quest'anno sto dormendo in tenda, Tu di dove sei? Palermo. Come sei arrivato qua a Milano? E sono arrivato giovane, avevo 17 anni e mezzo, la prima volta che ho messo il piede a Roma. A Roma non mi piaceva e sono venuto qua a Milano. 2, 1, vai. Vai. L'ho fatto. Io sono di qua di Milano, sono nato nelle case Falk, perché mio padre lavorava alla Falk, poi morto lui, mia madre, e sto a prendere il posti letto, c'era lavoro, quando il lavoro è finito ho potuto dormire in box e per la strada sul pullman mi trovo al deposito. Posso chiederti come mai insomma, hai perso il lavoro? Allora, il lavoro l'ho perso 6 anni fa perché, come ti ho detto, la vita è andata in fallimento. E una cosa privata che ti dico è che in 13 mesi ho perso madre e padre. Non ho ancora preso soldi dalla reputazione, siamo ancora in ballo con gli avvocati, con le altre 20 persone che avevano in questa vita, e sono qui. Io finché non mi rientrano quei soldi, io starò in mezzo alla strada. Dimmi tutto adesso. Non è tanto bello l'infanzia che ho fatto io, perché a 20 anni ho perso mia mamma. Come mai? Diabete, ma non si è mai saputo che l'aveva, è andata in coma e a 54 anni non si è più svegliata. Dopo sono morti i zii, ma facevano le chemie, avevano dei tumori, si vedevano, non sono sopravvissuti, sono morti pure loro. Poi i nonni paterni, anche lei hanno trovato sulla roulotte, aveva le giostre, 2 giorni che non vedevano scendere, andate a vedere, era morta dentro. I nonni invece materni sono morti a 85 anni lei, 87 lui, avevano le galline a Concorezzo. C'è gente di campagna proprio. Mio padre beveva e fumava, poi ha smesso di bere e fumare, ha iniziato ad avere l'aterosclerosi, poi è diventato cieco e dopo 20 giorni che non avevo io a portare da mangiare nei guardi, l'ho chiamato lì, dopo 20 giorni il cuore è andato. Vado con mia sorella, con le 10 anni, a 52 anni, vengo a casa del lavoro tardi, la sera da bar sono le 5, le 6 per il minimo, devo che smontare l'orchestra, che aspetti, che chiudi e vai fuori. Si è addormentata e non si è svegliata più, 52 anni. Io avevo 37 anni. Cioè, ho fatto una vita da schifo. E il cuore cammina, ho fatto anche il cardiogramma a primi del mese, non c'è niente. Mangio un sacco di dolci, non ho diabete. L'influenza non la prendo, non prendo neanche Covid. Cos'è che c'ho? Sono un Superman io? Cado dalle scale che mi faccio male, cos'è? Non sono un essere umano? No. Ma tu avevi una casa, avevi un luogo dove andare oppure... No, ero già in un box a dormire. E dopo il box dove sei andata? Beh, dopo il box sono andata ad Assietta a fare lì, però solo un mese. Assietta non è che sia tanto, un mese poi devi uscire. Io sono da una persona che doveva vendere l'appartamento in Viale Corsica a Milano. Ho detto, ancora vendo, vai dentro, finché non lo vendo stai dentro. Sapeva che andavo a Tricolore, che mi portava sabato sera a mangiare per cucinare dentro, già la cucina, cucinavo. Dopo lui è finito il posto, ho fatto domanda a Hortelis, poi è stato più di un mese, ho dovuto dormire alla stazione di Sesto sulle panchine dentro dove aspetti i treni, no? Dentro, sulle sedie così a dormire. Però non facevo casino ma l'ho lasciato dentro. Noi sappiamo che il centro offre anche magari dei dormitori. Tu hai scelto di non andare oppure... No, so neanche non ci voglio andare per via degli orari. Perché se a me mi piace andare in Darsena d'estate, mesi di giugno e luglio, fino alle 3 di notte. Non devo un orario che alle 11 col caldo devo essere dentro in qualche dormitorio. È una cosa mia prima. Ho fatto un anno militare, avevo degli orari da rispettare, li ho rispettati. Per me gli orari non mi sono piaciuti. Io mio padre gli ho sempre detto, io faccio la vita che voglio. A 14 anni mi arrivo a casa già alle 5 del mattino.
però lunedì mattina alle 6 iniziavo, io alle 5 andavo a lavorare con mio padre, non ho mai perso un giorno di lavoro, quindi mi piace essere libero. Non vogliono le regole e sono 3 che dormono in tenda qua fuori, in 3 che dormono. Dai, d'inverno sulla tenda. Qualcuno vede dormire sotto i ponti con le coperte. C'è uno che conosco che non vuole fare il tampone per entrare al dormitorio ed è in mezzo a stare sotto il ponte, ma si fa così. Ma sei scemo? Non mi piace stare in un punto fisso, tranne il giorno qui, alla sera, a Milano, da vivere. Ha detto mi sei da dove tu? Io da Peschiera. Da Peschiera. Lui da San Donato. Donato e lui da Bruzzano. Siete mai venuti in Darsena il venerdì sera e sabato? E cosa c'è in Darsena? Tanta gente. Tante belle ragazze. Altro che. Allora, vedi che sei d'accordo perché mi piace andare in Darsena? O alle colonie San Lorenzo, o in Movise, Moscova. Tutte zone che è pieno di, non te lo dico, belle ragazze. Ci vado per quello, ma non per la birra o 2 birre o 3 birre, non mi interessa. Sono anche da solo. Io mi ritengo un lupo solitario. Io prima che conoscevo questi che mi portavano sul treno, che è un mese che vado sul treno, io sempre in giro da solo, sempre da solo. Io ti faccio vedere il mio telefonino, c'è lo sfondo, c'è un lupo. Da solo. Non ho paura di niente. Tu ti sei mai sposato, hai mai avuto figli? Sì, mi sono sposato. Sì. Sono stato 20 anni sposato. Dopo purtroppo non c'era più lavoro e cosa devo fare? Quindi dopo il lavoro la tua famiglia Sì. ma avevi dei figli anche? Sì, 2. Adesso una ha 37 e l'altra quasi 30 anni. E com'è il tuo rapporto con loro? Sì, buonissimo. Io ho 500 euro, non ti posso dare la mia vita privata, non sono tutti per me, 150 sono una persona. Se io te lo dico, c'ho un figlio che devo dargli mantenimento, no, io te lo dico, non ho problemi. Quindi il mantenimento di 150 euro, io viaggio con 350 euro al mese, pari a 80 euro a settimana. Fumo. Faccio anche a me mangiare la pizza, bevi una birrettina, bevi il caffè con la brioche alla mattina. Quando posso lo faccio, quando non posso non lo faccio. E questo che mi tira avanti, devo andare avanti. Ma non ti dico ci vediamo domani. Forse. Prima bisogna essere quella vuole, che mi fa campare fino a domani. Se davanti a me apro gli occhi dico grazie. Se non mi fa aprire gli occhi, è andato tutto il mondo. Scusa. Ti sei mai sposata? Non voleva mio padre, Come mai? neanche quello voleva. Come mai non voleva? La donna comandava lui. Non voleva, l'uomo fa danno, lascia stare. Sì, sono stati incivilmente in comune, però era per uno che non è italiano, ma era gay. L'ha fatto per la cittadinanza italiana. Si è fatto in comune a Cinisello e mi ha pagato. C'era ancora la lira. Però lui ha fatto casino, bordello, non so cosa faceva, forse spacciava, non so che casino ha fatto, l'ha mandato via di Milano e non so dov'è adesso, però io ho preso i soldi. Non hai chiesto aiuto a loro, ai tuoi figli, ai tuoi fratelli? No, perché non lo sanno che io sono così, sanno che sono a casa di un amico mio, perché io non voglio fare un'altra brutta figura così. Ho una sorella maggiore di noi io, che abita a Basilio, a 2 chilometri da Abruzzo, io a Torino, per altri motivi, non ti posso dire. A casa di mio figlio non ci posso andare perché nel mio passato ho combinato guai, e quindi sono qui. Mia figlia sospetta qualcosa, capito? Però io mai... figura che una volta mi ha detto, dice, mi dai il numero di telefono dell'amico tuo? E io ho dovuto dare il numero di telefono di un'altra amica mia, mi sono messo d'accordo. Lo vedi ancora tu tuo figlio? Ti posso rispondere che mio figlio lo vedo tutte le settimane al sabato. Con lui ho un buon rapporto, con la madre ho un rapporto un po' diverso, perché non è che ci parliamo tanto. Parliamoci, c'è un problema di lui. Mia figlia mi chiama ogni 3-4 giorni, mi chiama come stai, anche per il fatto del Covid, hai capito? Certo. Mi chiama, ma neanche passano 3 giorni e mi chiama, capito? Perché ci tiene tantissimo, capito? E con tua moglie invece non ti parli più? Poverina, lei purtroppo è ricoverata a Cassina dei Pecchi, che ha la cosa in testa, come si chiama? Aspetta. L'Alzheimer? Alzheimer. Non fa via mai, non ce l'ho più, ho perso tutti,
insieme, tutti di cuore. Stando a contatto con questo mondo abbiamo visto che molte persone fanno un uso anche eccessivo di alcol, per esempio, o per il freddo o per magari dimenticare qualche pensiero. Qual è il tuo rapporto con... Ma il mio rapporto con l'alcol è quando si va fuori a mangiare, la mia birra, il mio caffè, quello del mio verno me lo bevo sempre. Poi finisce lì. No, non mi piace l'alcol. No, io non bere proprio. Ho lavorato anche in sala da ballo, c'erano tutti i whisky di marca costosi, ma io non ho mai toccati, andavo solo a caffè. Caffè e mangiavo, perché c'era dentro nel frigorifero, svuotavo il frigorifero. Capita quella sera che quei 2, 3, 4 campari ci cascano dentro. Poi alla di qualche giorno a mangiare, lì birra, vabbè. Però lo so, ma non è che il giorno dopo sono ancora ruzzano. No, faccio passare un mese. Mi sembra che è stato... era una festa e quelli del palazzo di fronte, ma ragazze, giovani, un po', hanno portato dei vassoi del primo, secondo, tutto per noi. Se sei buono alla fine, e se buono sei coglione, dicono a Milano, ed è vero, se sei buono sei coglione. Bisogna essere cattivi, ma non buoni, e ne approfittano. Che difficoltà hai incontrato stando a Milano, stando per strada, con le persone, ma anche nei dormitori? Quali sono le difficoltà che incontri, le cose che ti fanno stare anche male? Ma la gente che non c'ha rispetto, ti fa stare un po' male, così ti chiamano il barbone, perché il barbone, siamo in difficoltà, barboni, non è una parola da dire barbone, siamo in difficoltà perché il governo non ti fa lavorare fino alla pensione e ti blocca prima di aspettare la pensione, ma non è barboni, perché siamo al dormitorio. Che prima finché non fai questa vita non sai com'è. Quando ci sei dentro la capisci. E quando c'hai i soldi, vai su Milano, li vedi sdraiati sotto i portici, cioè dici, ma poverino, cioè, che vita. Non ti capita a te? Questa è la domanda che mi sono fatto. Io li vedevo, cioè, col freddo, il ghiaccio lì, poverini, si accampevano, questa è una mia soluzione come quelli che dormono in moto. Tu se mi vedi come adesso sembra uno che faccia questa vita secondo te, da come sono vestiti. Tu guardami solamente come sono vestiti. No, credo di no. Che mi piace vestirmi, perché ho anche una dignità. Dietro Fabrizio c'è una dignità. Quindi se sei anche perfetto. Non perfetto, no, giacca e cravatta, no perché non mi piace. Però vestito così posso andare dove voglio. Io giro 7 zaini, non uno, 7. In ogni giubbotto, in ogni zaino c'è un giubbotto di pelle, perché mi piace il giubbotto di pelle. 3 c'è la mia sorella, 2 sono rozzani, uno ce l'ho io, uno è dopo Sarone. Hanno tutti un giubbotto in pelle, che sia estivo, autunnale o invernale. C'è un giubbotto in pelle in tutte, scarpe, jeans e tutto. Dunque io mi appoggio dai miei amici a mia sorella, io delle volte vado da mia sorella, un giorno, una notte, vado la sera alle 6, faccio la doccia, mi cambio, gli lascio i panni, metto gli altri panni, la mattina me ne vado, perché con mio cognato non vado d'accordo, ci siamo già presi 2 volte, quindi onde evitare, una sera mangiamo insieme, vado nella stanza di mio nipote che è sparato, sono andato via e basta. Diciamo che la mia vita si basa il 90% sul mio figlio. Io devo guardare lui, devo stare attento a lui, non a Fabrizio. Fabrizio se la cava, di qui doccia, mangia, prende, se ne va, di qui, lì, disfa, vuole andarsene fino alle 5 del mattino, nessuno gli dice niente. Ma il figlio non invece. Non voglio che faccia uno sbaglio che ho fatto anch'io. Quindi devo sempre tenerlo su quella riga, nel mio posto. È quel che ti voglio dire. Se mio figlio una sera dice papà sabato sera voglio stare qua a dormire, io dove lo porto lì sui treni con me? Controsenso. Sbaglio. Tu invece credi in qualcosa, credi in Dio, credi... Ah, dai. Cosa gli devo dire? Che se mi aiuta un po'. Un po' sì, un po' no, così. Allora io che non ci vado più in chiesa quando è morto mio padre, nel 2017.
ti dico la verità. Questa è una mia decisione, morta anche la mia zia Cremona, sono andato a funerale e non sono entrato in chiesa. Io ho promesso, no. Però io le mie preghiere me le dico, so cosa devo dire, so cosa devo fare, basta. Le volte vado a fare un giro in qualche chiesa, ma non è quella di Rozzano, posso anche questa, che è qui. Posso andare in Duomo, posso andare in tante chiese a dire una preghiera se vuoi, ma io non ho bisogno tanto del prete. E quello che dice il prete a me non è che mi interessi. Tu credi Sì, in Dio? Tanto? io sì. Io ci credo. E se sono ancora qua perché sono stata buona con i fratelli anche stronzi, poi ho aiutato mio padre anche se mi teneva in casa come un cagnolino, è diventato cieco, non l'ho abbandonato, l'ho portato all'ospedale, è stato 20 giorni a dargli da mangiare mezzogiorno e sera, poi è morto, si è fatto il funerale con i suoi soldi perché era pensionato. Poi io avevo 2 lavori e fratelli, e se la tomba gli ha fatto arrangi, l'ha accudito, ti arrangi. E io ho fatto la tomba a rate. E delle volte mi hanno anche apparso mio padre in giro. E ancora mi segue, che palle. E ancora mi segue. Io ogni tanto penso e dico, ma quando è che Dio mi aiuta? Capito? Dico sempre quello. E vedo che ancora, magari devo aspettare il giorno che viene. C'è qualcosa che mi aiuta, c'è l'angioletto. Che sono ancora qua, che mi ha spaccato la testa, mi ha stirato le macchine, cado dalle scale, sono solo al mondo da 30 anni, qualcosa c'è. O no? Sarà qualcosa? Non posso stare su, non mi vogliono ancora. È presto. Uno ha detto, non ti voglio perché su fai casino, vieni qualcuno. C'è qualche sogno, proprio parlo dei sogni quelli veri, di notte, che fai, che ti aiuta, che ti ha annunciato qualcosa? Riesci a farcela con la tua forza di volontà e il tuo coraggio? Io alla sera c'ho un gioco con delle galline, come gioco mezz'ora vedo che è un po', lo spengo e mi addormento. Posso chiederti cos'è quel biglietto? Questo? Sì. Questo lo devo mettere attaccato qui. Cos'è che vuoi scriverci? Sì, buon Natale e felice anno nuovo, però io l'ho scritto, ho messo buon Natale e felice anno nuovo a tutto il mondo, capito? Non solo a tutto il mondo, proprio a tutta l'umanità. Se ti butti giù cosa fai? Anche se piangi, cosa risolvi? Se sei messa male che non puoi fare niente, è inutile che piangi, cosa concludi? O ammazzi qualcuno, cosa concludi dopo? Tutto qua. La vita è tutta questa. Cioè, adesso, ora come ora, la vita è questa di Fabrizio. Sperando che se entra qualche soldino, la vita di Fabrizio cambierà. È più normale. Ma ci andrò sempre in darsi, io devo fare tardi, ma è normale. Ma a te piacerebbe magari andare da qualche parte, fare un viaggio da qualche parte, vedere un altro paese se non ci sei stato? Sì, Dove vorresti andare? lontano. Già sono stato parecchie volte, più di 20 volte. Ah, sei già andato all'estero tu? No, oltreoceano sono stato, in Ecuador, Ah, capito? come mai? E perché lì c'avevo una donna che sono stato un bel po', ho fatto più di 20 viaggi. È bello alla mattina lì, alla mattina chilometri e chilometri l'acqua va via, come se Mosè dice vai via e dopo le 2 di pomeriggio ritorna indietro. Guarda tu, ma è una cosa, io guardavo ore e ore, ma c'è qualcuno che la manda via l'acqua, ma chilometri e chilometri.